Fantasmi, spiritelli e apparizioni. Come per altri temi non supportati da basi scientifiche, anche sulla creazione dei fantasmi le origini sono quanto mai indefinibili e non generalizzabili. Di cosa parliamo quando parliamo di spettri? Il termine deriva dal greco phantasma, che significa apparizione. Indica un'entità incorporea generata dalla mente umana per dare una spiegazione a degli eventi che non sono spiegabili con la ragione. L'entità resta una presenza spirituale ultraterrena che la scienza ha confinato al rango di credenza popolare, ma che proprio per la gente non smette mai di trovare modi di far parlare di sé e creare leggende in ogni angolo del globo. Il caso paranormale di oggi, se così vogliamo definirlo, ha avuto luogo a partire dal settembre del 1972 a Toronto, in Canada, ed è stato promosso da alcuni studiosi della Toronto Society for Physical Research, con in testa il matematico genetista George Owen, l'ex presidente della sede canadese del Mensa, Margaret Sparrow, e la supervisione dello psicologo Joel Witton. L'obiettivo degli studiosi era quello di inventare un personaggio al fine di dimostrare quanto la mente umana avesse la capacità di generare delle convinzioni in grado di prendere man mano corpo fino a mostrarsi nella realtà. Il tutto attraverso il sostegno del cosiddetto poltergeist, un fenomeno che la parapsicologia spiega come la manifestazione di eventi apparentemente senza logica e spiegazione, causati in particolare da un adolescente nelle vesti di un medium. Il nome dell'uomo inventato dai rappresentanti della Società per la ricerca psichica fu Philip Aylesford. Di questi il gruppo ne tratteggiò e studiò la storia, la fisionomia, le peculiarità caratteriali e le abitudini. Prima di continuare con l'esperimento Philip, con storie di fantasmi e tentativi scientifici di identificarli, ti rivolgo un piccolo appello. I nostri video sono visti da milioni e milioni di persone ogni mese, ma gli iscritti sono molti, molti meno. Puoi sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale iscrivendoti e seguendoci sui social. Basta un click. Grazie mille. Si decise che l'uomo fosse vissuto nell'Inghilterra del 600, la sua data di nascita fu collocata al 1624, che avesse avuto un'educazione militare e che partecipò alla guerra civile inglese, combattuta fra il 1642 e il 1651. Fu coinvolto nella guerra civile inglese e divenne amico personale di re Carlo II Stuart, lavorando per lui come spia. Fu concordato che Philip fosse un uomo di aspetto molto gradevole, che portasse una folta barba e dei capelli discretamente lunghi, che fosse coniugato con una donna che non aveva mai amato, la nobile e ricca Dorotea, e che per tale ragione avesse avuto un'amante zingara di nome Margot. Fuggito un giorno con la nuova fiamma, il signor Aylesford fu rintracciato dalla moglie che, in preda all'ira, accusò la giovane zingara di stregoneria. Margot fu così arsa al rogo, con Philip Aylesford che non mosse un dito per salvarle la vita, dando prova della sua codardia. Qualche tempo dopo fu preso da un profondo rimorso che lo portò al suicidio, gettandosi dalla torre della fortezza in cui viveva nel 1654. Lo studio della biografia del signor Philip Aylesford durò per mesi. Una volta completato il profilo si inaugurò una lunga serie di sedute spiritiche, quegli incontri in cui vengono evocati gli spiriti di chi non c'è più o non è mai esistito, come in questo caso. A questi incontri però Philip non si presentò. Owen e gli altri decisero di cambiare strategia, portarono delle modifiche agli incontri rendendoli più tetri con l'abbassamento delle luci e iniziando a intonare in maniera collettiva delle antiche melodie, finché una sera il mai esistito signor Aylesford non diede per la prima volta un cenno di sé, bussando sul tavolo attorno al quale gli studiosi erano seduti e sulla cui superficie tenevano le mani. In quel momento tutti gli uomini di Owen e Witton si convinsero che qualcosa di concreto stava davvero accadendo e che l'esperimento cominciasse a dare i suoi frutti. Proseguirono con le sedute, durante le quali iniziarono a porgere delle domande all'entità ultraterrena, fantasma che puntualmente rispondeva con dei colpi o dei movimenti del tavolo, una repentina folata di vento, un singhiozzo delle luci o un colpo che riecheggiava nella stanza. Dopo un certo numero di sedute, improvvisamente, come era apparso, il fantasma del signor Philip Aylesford
smise di dare segnali della sua presenza. Restando consci che il gentleman del XVII secolo non fosse mai realmente esistito, ma che fosse stato inventato di sana pianta dalle loro menti, il gruppo di studiosi della Società per la ricerca psichica di Toronto decise che fosse giunto il momento di fermare il test. La conclusione che raggiunsero quegli uomini di scienza non poteva essere che questa. Gli eventi paranormali di quelle settimane erano stati generati dal loro subconscio, stimolato dall'esperimento e spinto, come accade ai bambini, verso un atteggiamento di protezione e difesa. Allo stesso tempo, alcuni loro interrogativi rimasero senza risposta. Gli studiosi non riuscirono a spiegare il fatto che il loro subconscio avesse potuto sconvolgerli così tanto da provocare i sussulti del tavolo, delle luci e quei misteriosi rumori avvertiti durante le sedute. L'ambiguo esperimento Philip fu chiaramente oggetto di dubbi e critiche, nonostante la presenza di molto materiale audio e video che attesti quanto accaduto nel corso di alcune sedute dell'esperimento. Negli anni seguenti furono condotti altri tentativi di contatto paranormale con nuovi personaggi inventati, in particolare Lilith e Humphrey, ma nessuno di questi portò ai risultati emersi a Toronto nel 1972. In particolare, per il test Humphrey, che fu condotto nel 2004, l'unico risultato ottenuto dai ricercatori fu qualche picco di temperatura anomalo, ma davvero troppo poco per ipotizzare la condizione base di un esperimento scientifico di successo, la sua ripetibilità. Il continuo discutere di un personaggio inventato può portare realmente alla sua materializzazione nell'inconscio? La creazione di Philip può essere spiegata soltanto con le allucinazioni, lo stress e la forte sollecitazione attuati sull'inconscio, oppure c'è qualche altra ragione che neppure gli studiosi della Società per la ricerca psichica riuscirono a spiegare? Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, io poi vi dirò la mia a ogni risposta. La relazione delle sedute fu pubblicata da varie riviste specializzate, dando una certa popolarità agli autori del test e facendo diventare l'esperimento Philip uno dei casi più conosciuti del genere, tanto che recentemente ha ispirato un paio di film, l'horror The Apparition, diretto da Todd Lincoln, e Le origini del male, del regista John Pogg.